l'origine dello spillover, quindi del passaggio dalle specie animali alla specie umana del virus, sembra sia stato causato anche dal nostro avvicinarci troppo in territori che non sono necessariamente nostri, a causa dei disboscamenti, delle deforestazioni. E quindi in un certo senso mi ha fatto rivalutare il concetto di limite come un concetto di prendersi cura. Oltre alla parola pandemia, una parola che è venuta molto alla ribalta nel mondo della comunicazione è quello di infodemia. Quindi questo circolare di tantissime informazioni che proprio per la loro quantità risulta molto difficile valutarne l'accuratezza, valutarne l'effettiva aderenza alla realtà e possono essere appunto nocive. E in questo senso io su di me mi sono detta che devo fare più attenzione come comunicatrice appunto non tanto alla quantità ma quanto alla qualità delle informazioni, alla loro accuratezza e anche al lato umano che c'è dietro ogni tipo di comunicazione, ogni evento che si comunica. Il contributo è rilevante per 4 fattori. Il primo è l'inclusione. Dobbiamo e vogliamo avere non solo una transizione, ma anche una comunicazione giusta, cioè che non lascia dietro nessuno. E la multicanalità, cioè il fatto di veicolare su più canali i messaggi, non basta e bisogna ancora di più ascoltare per poter includere le voci più deboli, più fioche, più dissonanti. Il secondo fattore è comunicare la complessità. Dobbiamo far percepire con chiarezza la complessità del processo ed è un ossimoro e questo ossimoro ci dà un indizio, diciamo, della difficoltà di questo compito. Non dobbiamo semplificare, non dobbiamo usare il pensiero pigro e disgiuntivo, o una cosa o un'altra. Il terzo fattore è la concretezza. Davanti a questa complessità, noi, la nostra azienda, in particolare la nostra divisione, noi offriamo soluzioni concrete per costruire un futuro più sostenibile. E la comunicazione può esattamente focalizzarsi su queste soluzioni dando concretezza. L'ultimo fattore per cui può essere rilevante è quello che definirei un ottimismo responsabile. Il tono della comunicazione può essere ottimista. Il catastrofismo genera inattività, paralizza e quindi in qualche modo rende anche irresponsabili. E noi che offriamo soluzioni concrete per il futuro sostenibile, ecco, secondo me noi possiamo dire, come diceva qualcuno, yes we can. Io direi saper cambiare per rimanere leader. Perché d'altronde il salto che abbiamo davanti io non credo che sia solo quantitativo, ma anche qualitativo. E questa insistenza sulla qualità la vediamo anche nella transizione energetica che ha come forse fine ultimo quello di migliorare la qualità di vita nostra e del nostro pianeta. E secondo me la nostra organizzazione è un'organizzazione avventurosa, è un'organizzazione che sa affrontare nuove sfide, un'organizzazione che ha un'incredibile capacità di messa a terra dimostrata negli anni, fatta di persone che sono motivate sicuramente da fare bene il proprio lavoro, ma anche da fare del bene attraverso il proprio lavoro. E quindi credo che siamo ben equipaggiati per questo nuovo viaggio.